Ciao ragazzi, eccoci qua con questa terza parte del tutorial su questo simulatore a Lab 30. Nell'ultimo abbiamo visto come caricare il nostro driver, che nella fattispecie è l'HVG 160 di Ciare, e attraverso l'EBP capire un attimo dove è opportuno e consigliabile caricare questo driver, e abbiamo visto che è consigliabile caricarlo in bus reflex. Ok. Bene, prima di iniziare la simulazione ricordo che nel campo temperatura va inserito la temperatura nella quale si ipotizza potrà stare il nostro diciamo progetto diffusore, ok? 22, 24, 18 a seconda, e vedrete che ovviamente cambierà anche la velocità del suono, ovviamente, che dipende dalla temperatura, l'umidità e quant'altro. Infatti se passiamo a 18, vedete, varia anche la velocità. Normalmente quando si parla per un uso domestico la temperatura media è tra i 22 e i 24 gradi, ok? Bene, si possono anche cambiare le linee, cioè il tratto di queste linee, sottile o meno, ok? A secondo del vostro gusto. Bene, quindi dicevo, una volta scelta la temperatura, il tratto delle linee, abbiamo visto che questo driver è consigliabile caricarlo in bus reflex, quindi andiamo sull'immagine che raffigura il bus reflex, clicchiamo, ci viene presentata questa nuova maschera, ok? In questa possiamo vedere sulla barra laterale tutti questi cambi, alcuni variabili e alcuni no. Andiamo nello specifico, nel dettaglio. Il primo è riferito al volume virtuale, che è dato dal quello fisico effettivo più quello virtuale dato dal fonoassorbente. Poi andiamo nel dettaglio e vediamo il campo della frequenza di accordo, ovvero la FB, quello di prima era la VB. Poi più sotto abbiamo questa linguetta che ci dà accesso a tutti i vari allineamenti possibili, quelli ricavati ovviamente dalle tabelle di TIEL, ovvero numero 1, 2 e così via. Poi andiamo a vedere. Sotto abbiamo lo scarto di cedevolezza, ovvero la compliance shift per gli anglofoni, poi vedremo anche questo, scenderemo nel particolare. Coefficiente correttivo del volume, quello dato dal fonoassorbente, il volume fisico, ovviamente quello dato dalla differenza del volume virtuale e quello, pardon, il volume fisico è quello ottenuto senza fonoassorbente, le perdite dovute al box, ovvero quella per festorizzazione, deformazione, quelle dovute alla presenza del fonoassorbente, che sappiamo tutti che il fonoassorbente è vero che ci crea un volume virtuale, ma è vero anche che crea delle perdite, e queste vanno considerate. Sotto abbiamo la possibilità di avere un accordo attraverso un condotto, nella fattispecie questa è area circolare, o attraverso un passivo. Ancora più sotto abbiamo la possibilità di adottare un filtro con passa alto, ok? E questo poi lo vedremo in seguito. E ancora più sotto la possibilità di visualizzare, come in questo caso, tutti i vari grafici nella stessa finestra, o selezionare quella specifica. Nel caso abbiamo la risposta in frequenza, il modulo di impedenza e fase, mil e la mol, o praticamente cambiare la banda audio di riferimento sul grafico fino a 10.000 fino a 100.000, ok? Nel nostro caso fino a 1000 va bene, o semmai fino a 10.000, insomma, scegliete un attimo voi. Ok, bene. Allora andiamo a vedere nel dettaglio cosa si può fare. Mettiamo innanzitutto un attimo tutti i grafici, ecco qua, facciamo così, così copriamo tutto e non ci confondiamo. Benissimo. Allora, come sappiamo,
i vari allineamenti possibili sono quelli dati dal diciamo, rapporto tra il volume e la frequenza di accordo, ok? Ed infatti questi sono dati dalle tabelle di Thiel, ovvero poi i vari allineamenti. Si può scegliere ovviamente tra questi quello più, diciamo, che risponde alle nostre esigenze, ovvero tra il volume e risposta. Il volume è lo spazio occupato, se è delimitato, se abbiamo solo un determinato spazio, quindi un progetto che occupa più spazio del dovuto non sarà accettabile ovviamente, ma laddove, voglio dire, non ci fossero queste limitazioni, si può scegliere un allineamento in base sulle nostre esigenze riferite alla risposta e allo smorzamento, ok? Quindi si va a scegliere tra questo, come dicevo, voglio dire, massimamente piatto ad esempio, ci darà un suo volume, ok, virtuale, il volume effettivo, cioè quello che dobbiamo costruire, ok, un volume noto, nella quale sarà presente del fonoassorbente. Bene, sotto a queste tabelle, ok, troviamo in questo simulatore lo scarto di cedevolezza. Qualcuno si chiederà cos'è. Allora, come abbiamo visto anche attraverso le tabelle o questi allineamenti, ogni tabella, se vedete qui di fianco, fa riferimento a un QTS. Il QTS è nient'altro che lo smorzamento integro, diciamo, riferito intrinseco del driver stesso, voglio dire, è chiaro? Quindi per ogni allineamento, per ogni QTS ci sarà un allineamento ideale che sarà, diciamo, un compromesso tra estensione e smorzamento. Quindi cosa fa questo scarto di cevolezza, questa compliance shift per gli anglofoni? In effetti ci dice o ci avvisa quando siamo troppo lontani da un diciamo, smorzamento ideale, ok? Ovvero quando sarà sovrasmorzato o sottosmorzato. Difatti, quando questo valore scende sotto lo 0,25 o supera il 4, ok? Il simulatore ci avviserà e ci dirà: guarda, stai fuori dall'ideale, va bene, voglio dire, se l'hai scelto, ma sappi che non è proprio il massimo. Facciamolo verificare un attimo. Ecco qua, vedete? Fuori dai limiti consigliati, ok? L'hai scelto, va bene, io te lo calcolo pure, ma sappi insomma che non è il massimo, ok? Questo è lo scarto di cedevolezza in buona sintesi. In altri simulatori a volte lo si può trovare questo dato sotto la voce del gruppo Dardo di gruppo, anche in questo caso si poteva vedere se il sistema era sottosmorzato o sovrasmorzato. In questo caso si è optato per lo scarto di cedevolezza, scelte del progettista ovviamente. Bene, allora, sotto ancora troviamo il coefficiente correttivo di volume, del volume, questo ovviamente legato alla presenza del fonoassorbente nel box. Quando non è presente, in questo caso il simulatore non ci aiuta per quanto riguarda le perdite, quindi dobbiamo inserire noi, e quindi fate molta attenzione a ciò. Quando non è presente il fonoassorbente, questo valore del coefficiente di correzione del volume è pari ovviamente a 1, cioè nella fattispecie, mettiamoci un attimo in condizione che non c'è visto, ok, bene, allora dicevo, quando non è presente del fonoassorbente nel box perché stiamo progettando un sub, per dire, e non avere perdite, quindi non mettiamo il fonoassorbente, in questo caso il volume virtuale sarà identico ovviamente a quello effettivo. Andiamo a vedere: volume virtuale 11,85, volume fisico 11,8. Chiaramente qua c'è un arrotondamento, quindi è uguale.
Come si va a operare sul fattore correttivo, questo coefficiente correttivo? Quando il fonoassorbente non è su tutte le pareti, è accettabile avere un coefficiente pari a 1,1, ok? Quando è su tutte le pareti 1,2, quando è su tutte le pareti mediamente diffuso, diciamo 1,3, ok? Muovetevi in questo senso, grosso modo. Sotto abbiamo le perdite dovute alla struttura del box, ok? Alla perfezionalizzazione, per deformazione, laddove ovviamente si usano dei materiali rigidi per definizione, quale marmo, metallo, roccia. In questo caso si può assumere valori pari anche minore o maggiore di 18, pardon, quindi nessuna perdita per deformazione e festorializzazione. Ma laddove si usano, e di norma si usano, materiali compositi, maggior parte insomma con materiale fibroso, legnoso, che può essere MDF, truciolato ad alta densità, normalmente si fa con queste perdite, diciamo, del box sono legate più che altro non tanto al materiale stesso, perché mediamente insomma hanno le stesse diciamo particolarità, è legato maggiormente al volume, alla dimensione, ok? Mediamente è stimato che quando il volume non supera i 20-30 litri, le perdite per deformazione e fessolizzazione sono stimate con valori che pari a 18-20, come in questo caso, ok? Anche 20 è un valore accettabile, ma se vedete insomma sul grafico non è che cambia moltissimo. Viceversa, quando invece si usano box di grande capacità da 150 litri, 200 litri, beh, in questo caso voglio dire un valore stimato per quanto riguarda le perdite può essere anche 5 o 10. Infatti se preventiviamo perdite diciamo considerevoli, si può assumere un valore di 5, in questo caso sarà tangibile. Vedete come la risposta cale? Ma diciamo quando si hanno dei box anche grandi e voglio dire sappiamo che questo box ha delle perdite, si possono trovare escamotage, si possono trovare diciamo, soluzioni per contenere tali perdite con listelli, supporti e quant'altro, e a questo punto anche quando il box è grande possiamo avere perdite relativamente basse, quindi magari che ne so 20, 15, 18 e giù di lì, ok? Vedete un attimo un pochino voi, in linea di massima fino a 40 litri, insomma perdite sono mediamente attribuite a un Q pari a 18-20. Mentre per quanto riguarda sotto le perdite per coibentazione, che come dicevamo è vero che il fonoassorbente ci crea questo volume virtuale, ci aiuta in questo senso, ma introduce anche delle perdite. Non stiamo qua, adesso non è il momento adatto per capire il motivo perché nascono queste perdite per forza, lo affronteremo in seguito ovviamente quando tratteremo poi diciamo i trattamenti acustici delle sale. In questo caso dovremmo affrontare per forza di cose i materiali porosi e come si comportano questi in presenza di onde acustiche. In questo caso insomma andremo a vedere un attimo un pochino meglio nel particolare, ma per il momento sappiamo e dovete sapere che quando il fonoassorbente è mediamente distribuito sulle pareti, questo valore va bene anche intorno ai 50 come in questo caso. Se fosse assente il fonoassorbente ad esempio, in questo caso il valore è 100, cioè non è presente, ok? Ovviamente se non è presente ricordatevi di andare a correggere anche il fattore correttivo di volume, che deve essere pari a 1 ovviamente. Regolatevi di conseguenza 1,1-1,2, mettete pari a 50
E non sbagliate di certo. Benissimo, sotto troviamo tutti i dati per andare a modificare l'accordo, ok? Attraverso un condotto o attraverso un passivo, ok? Bene, per ora mi fermo qua, non voglio fare tutorial abbastanza lunghi, anche perché vi ho dato abbastanza informazioni per quanto riguarda questo carico in bus reflex. Spero di non aver commesso grossi errori, eventualmente mi risegnalate. Spero di aver fatto cosa gradita. Consiglio per chi fosse interessato a restare aggiornati di iscrivervi al canale, non vi costa nulla. Ci sentiamo per la prossima. Ciao!